Bentornati all'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel. Nelle ultime due, Andrea Tafi ed Alessandro Ballan hanno rotto la stretta del professionista recentemente ritirato Matteo Montaguti. Il parere condiviso è che la tappa 9 colli con 90-80 metri di dislivello finora è stata la più difficile. Oggi cambierà tutto ciò. Per scoprire cosa è successo, per unirvi ai 10.000 amateur o più che corrono le tappe virtuali con noi gratuitamente o per effettuare la vostra donazione alla Croce Rossa italiana, restate con me. Abbiamo raggiunto la tappa 20 del Giro d'Italia 2020. L'ultimo sabato è la tappa decisiva di montagna, 198 km da Alba a Sestriere. È l'ottavo arrivo di tappa a Sestriere. Il gruppo attraversa il Colle dell'Agnello, il Col di Soar e il Monginevro, prima di avvicinarsi a Sestriere dall'occidente. Ecco cosa affronteranno i corridori oggi. Dalla periferia di Briançon, in Francia, si varca la frontiera italiana prima di prendere la strada occidentale fino a Sestriere per la prima volta nella storia del Giro d'Italia. L'altimetria racconta la storia della tappa, 2 salite in 31,5 km con un dislivello verticale di 1180 metri, facendo impallidire anche il dislivello di 980 della tappa 9 colli. La prima salita, Monginevro, è di 8,4 km e sfiora il 9%. L'ultima salita della tappa e del Giro d'Italia 2020 è di 11,4 km, eppure tocca il 9%. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomullini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso. I rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Diamo un'occhiata a Sestriere e i paesaggi attorno alla città. Today's stage has attracted a shorter list of legends than usual. Here they are. La tappa di oggi ha attratto una lista più ristretta di leggende. Eccoli. Andrea Tafi, happy birthday. How about a victory to celebrate? Andrea, buon compleanno. È una vittoria di tappa per celebrare, come lo vedi? Sarebbe bellissimo, anche se per me oggi la tappa è molto proibitiva, però ci provo. Io come sempre, quando faccio una cosa cerco di farla sempre nel migliore dei modi, quindi mi impegnerò a fondo insieme ai nostri amici per fare passare una giornata un po' diversa a tutti, ecco. Sperando che le persone riescano a donare sempre qualcosa in più per questa giusta causa. Questa è la cosa più bella e più importante che ci possa essere. Well, Andrea says, look, it'd be nice, even if it could be prohibitively hard at this stage. But as always, whenever I do anything, I do it to the best of my abilities, and I'll give it everything today. It's going to be a different sort of day. But the main thing is I go into this hoping that everyone will give to a good cause. And that's essentially why we're here. But I'll try my best. Andrea, in bocca al lupo. Crepi, a dopo. Ciao. A dopo.
Ciao, ciao. Claudio Chiappucci, Sestriere. Those are two words that go together. Sono due parole che vanno insieme, Claudio. Sestriere ha fatto parte della mia storia e quindi quando sento nominare Sestriere penso sempre a una montagna che ho dominato. L'ho fatta per ovviamente quella grande impresa nel Tour, ma io l'ho fatto anche nel Giro d'Italia a Sestriere e mi è mancato la vittoria per un soffio perché arrivai secondo in quella tappa. Quindi per me è un grande souvenir. E oggi, Claudio? Oggi ho visto che gli avversari sono molto avanti, vedo. Quindi credo che cercherò un miracolo, cercherò di tirare fuori il meglio di me stesso pensando che sono su Sestriere, quindi chiuderò gli occhi. Magari quando mi vedrai pedalare avrò gli occhi chiusi, quindi una visione più ampia di quello che è la tappa di oggi. Claudio Cappucci says, Sestriere is part of my story. When people say Sestriere, they're talking about a climb where I dominated at the Tour de France, but also at the Giro. I finished second there by a hair's breadth. So great memories for me. And today, well, my rivals look very, very superior. So I'm looking for a miracle today. You might see me pedaling with my eyes closed and seeing the bigger picture. Claudio, in bocca al lupo. Che grande che sei qui. How great to have you here. See you later. See you later. Maurizio Fondriest, a very hard stage, and how to interpret the profile, knowing that the descent isn't really a descent on rollers. Maurizio Fondriest, una tappa molto dura, e come interpretare l'altimetria sapendo che la discesa non è veramente discesa sui rulli? Sui rulli è un po' diverso, devi gestire veramente bene l'ora e mezza che fai, perché anche in discesa devi pedalare, non hai mai il respiro, quindi devi stare molto attento a non esagerare spingendo sui pedali, soprattutto nella prima parte. And when we get to the Giro in October, people are going to remember this stage. So it would be a great, prestigious victory after Jakob Fuglsang's win yesterday. Quando a ottobre si fa questa tappa al Giro d'Italia, si parlerà della tappa virtuale di oggi. Allora sarebbe molto prestigioso vincerlo dopo la vittoria di Jakob Fuglsang ieri. Sicuramente. Si parlerà di questo Giro virtual perché è il primo nella storia moderna e quindi vediamo l'ora di partire in quello vero. Logicamente chi vincerà anche la tappa dei professionisti e degli ex verrà ricordato durante il Giro d'Italia. So Maurizio Fondriest saying, yes, on rollers, it's a very different type of stage, and you've got to manage your power output very carefully over the hour to hour and a half that this stage will take. You mustn't exaggerate. And yes, it will be a very prestigious stage to win. When they talk, they'll talk about this Giro d'Italia virtual in the future. It's the first ever virtual edition. And when we get to the real Giro d'Italia, the winner of yesterday's pro stage and today's legend stage will be remembered. Maurizio, in bocca al lupo. Grazie, a dopo, ciao. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save the lives of others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio.
L'ultimo vincitore a Sestriere è stato Fabio Aru nel 2015. È così che è successo. Well, the stage is underway, and what a stage. 1,180 meters of vertical altitude gain, over 31.5 kilometers. And don't forget, the descending doesn't offer the usual opportunities just to relax the legs, stop pedaling, catch your breath, reset everything for the next climb. Jakob Fuglsang yesterday recorded the second biggest power output of his life, over 40 minutes. And that's just an indication of how demanding this stage can be, if that's the way you want to ride it. Claudio Chiappucci is here, the legend on the legendary climb. Ivan Basso's here with his 5-year-old Thai mounted on rollers. We'll see how far Thai goes. I wonder if he'll get further than Matteo Montaguti, who is showing signs of fatigue this morning and some trepidation before the stage to come. Alessandro Bertolini said he'll be taking the stage easy to start off with, and Maurizio Fondriest, a little bit introverted this morning, recognizing that if the Giro goes ahead in October, when we come to this decisive stage, everyone will be talking about the virtual edition yesterday and today. Allora la tappa è partita, 1180 metri di dislivello in 31,5 chilometri, 2 salite a Monginevro e a Sestriere. E che tappa! Jakob Fuglsang ieri ha registrato il power output in watt secondo più grande della sua vita per un periodo di 40 minuti. Ecco la durezza, le esigenze di questa tappa, se uno vuole correrlo di quella maniera. Abbiamo Claudio Chiappucci, la leggenda, con la salita leggendaria di Sestriere. Abbiamo Ivan Basso con il suo figlio Thai, 5 anni, sui rulli accanto ad Ivan. E guardalo, guardalo! Che voglia ha di competere. Matteo Montaguti un po' meno voglia, ha mostrato segni di stanchezza stamattina. Matteo è tutto psicologico, tutto psicologico. E Alessandro Bertolini ha detto che farà la tappa con calma, lo dice prima, ma poi quando è in salita lo vedremo dare tutto senz'altro. Anche Maurizio Fondriest, un po' introverso stamattina, riconosceva che se il Giro d'Italia ha luogo a ottobre si parlerà di questa tappa virtuale. Jakob Fuglsang, che ha vinto ieri, e quale dei nostri leggende vincerà oggi? Allora la tappa è partita, sarà la tappa decisiva e vedremo come andrà per le nostre leggende, ma bisogna dire, esprimere la nostra gratitudine a questo nucleo duro delle nostre leggende che hanno partito. C'è anche Andrea Taffi, non lo vediamo in questo momento, ma Andrea Taffi, pure lui è qui con noi. Alessandro Bertolini, it looks like you're pedaling hard, it's steep, and you know this stage very well. You've ridden this stage over the Monginevro to Sestriere. Ale, vai duro, vedo che soffri, è una tappa che conosci perché l'hai fatto Monginevro a Sestriere in passato. Buongiorno a tutti. Sì, me la ricordo molto bene, Monginevro. Voglio raccontare un aneddoto del 1996, quando siamo partiti a Briançon, che la tappa era stata mezza cancellata per neve,
e un certo Bjarne Riis, pronti, attenti, via, è andato in fuga. Subito ed è arrivato il Sestriere solo, ha preso la maglia gialla. Questo me la ricordo molto bene e anche oggi sono qua che fatico, molto. Alessandro Bertolini says, hello everyone. I tell you, I remember the Monginevro stage. I can tell you about the 96 Tour de France. We set out of Briançon. The stage was shortened because of snow, and a certain Bjarne Riis attacked immediately, rode straight away from everyone, arrived in Sestriere alone and took the yellow jersey. I remember that stage as if it was yesterday, and I can tell you this is hard. Che pendenza fai lì? Che velocità fai, Alessandro? Adesso sto facendo 14-15 all'ora con una pendenza di 7-8% e sto spingendo a 245 watt. Ho percorso quasi 10 km e me ne mancano 22-200. So Alessandro Bertolini is on a gradient of 7 to 8%. He's doing 14 kilometers an hour. He's producing 245 watts, and he's completed nearly 10 kilometers, 22.2 to go. Ale, vai piano, vai con calma, ci vedremo al traguardo. Ci vediamo a Sestriere, grazie ragazzi, in bocca al lupo. We'll see you at Sestriere, says Alessandro. The best of luck to you all. Siamo alla fine. Ciao ragazzi, buona giornata. Okay, first time check, and we're looking at Maurizio Fondiesta, Alessandro Bertolini and Matteo Montaguti on the left-hand side, but on the day of his birthday it is Andrea Taffi who leads over the top of Monginevro with an advantage of 52 seconds over Ivan Basso and 2 minutes and 3 seconds over Claudio Chiappucci. Ok, guardiamo Maurizio Fondiesta, Alessandro Bertolini e Matteo Montaguti, ma il giorno del compleanno è Andrea Taffi che è al comando a scollinare Monginevro con un vantaggio di 52 secondi rispetto a Ivan Basso e 2 minuti e 3 secondi rispetto a Claudio Chiappucci dopo 10,8 chilometri. Ivan Basso and your son Tai. It's a really hard stage today, but it's important not to forget that cycling is also a game, it's a way of playing. Ivan, è una tappa difficilissima oggi, ma è importante e Tai ci insegna che il ciclismo è anche un gioco, è una forma di giocare e questo non bisogna dimenticare. Ma guarda, sicuramente per me la tappa di oggi ha un significato particolare perché comunque dimostra quanto questo Giro d'Italia virtual ha riabbracciato tutti e quanto c'è bisogno di tanti Tai, di tanti bambini che tornano a giocare con la bicicletta e a divertirsi. Perché può nascere tutto da lì, altrimenti può restare un gioco che poi porteranno avanti per sempre. So Ivan Basso is saying, for me, this is a very important stage because it just shows the extent to which the Giro d'Italia virtual by Enel has captured the imagination of people of all ages. We need kids to be playing and to enjoying their bicycles. Everything starts here and it's a big future and it starts with these 5-year-olds. Tai! Ti stai divertendo, Tai? See, Tai, there we are. See, we got a word out of Tai. Yes, says Tai. He's enjoying it. Ivan, how much will Tai do you think? How long can he stay on his saddle? Ma oggi è una tappa difficile, una tappa credo che anche come minutaggio sia la più lunga. Sarà tra l'ora e quarto, ora e 20. Ma ripeto, lo spirito per me di questo giro è sicuramente c'è la competizione, ma bisogna dare anche spazio alle emozioni e dare spazio a condividerle con chi le può vivere tutte. Noi The Legend hanno già avuto la fortuna di farlo sul campo
e quindi qualche volta si può mettere da parte la competizione e divertirsi. Okay, so Ivan says, look, today's a very, very hard stage, one of the longest and the hardest of the whole event. But the spirit of this for me is only in part competition. There also has to be space for the emotions. This is something to share with everyone. If you're lucky enough to be able to ride a stage like this out there, then that's great. But the main thing is, don't forget, this should be fun. Ivan, Tai, in bocca al lupo a tutte e due. And this is our second split point after 21 kilometers. And after the descent, Andrea Tafi continues to lead the race. His advantage now is 1 minute and 9 seconds over Ivan Basso and 2 minutes and 39 seconds over Claudio Chiappucci. Allora, al secondo controllo del tempo, dopo 21 chilometri, dopo la discesa, Andrea Tafi continua al comando. Il suo vantaggio adesso è di 1 minuto e 9 secondi rispetto a Ivan Basso e rispetto a Claudio Chiappucci di 2 minuti e 39 secondi. Matteo Montaguti, did you ever think that you'd ride a stakes to Sestriere with Claudio Chiappucci? You've just been seeing him on screen and talking to him. What does it feel like? I bet you watched him when you were a kid. Matteo, hai mai immaginato che avresti fatto una tappa fino a Sestriere accanto a Claudio Chiappucci? Parlavi con lui adesso sullo schermo? Beh, una leggenda. Immagino che lo guardavi da bambino. Assolutamente sì, mi raccontava del cronometro nel Giro d'Italia, dove Indurain batteva tutti, anche quando c'era salita, ma lui era un cronoman. E certo Claudio Chiappucci cercava di difendersi. Poi mi raccontava che nelle tappe in salita invece era tanto forte quanto cronometro Indurain, ma lui per orgoglio non si voleva far staccare. E quindi rimanevano sempre loro due ed è fantastico farsi raccontare queste storie così, anche se virtualmente lontani, è spettacolare. Quasi pagherei per rifarla questa cosa. Matteo saying, yep, of course, absolutely. I used to watch Claudio, and he was just telling me about the time trial fighting against Indurain at the Giro, and Indurain used to win all of them, and it was even if he was in the mountains, it was if he was on the flat. And Claudio, it was only pride that kept him going. Indurain was so strong, and the two of them were always the two riders left over at the end. It's fantastic to hear these stories, spectacular to hear them on the stage that they're riding to Sestriere. And to tell the truth, I pay good money to sit and listen to Claudio tell the tale. And Matteo, and how's your climb going? How's it with you? You're on the final climb now. Sei sull'ultima salita, come va? Sono sul Sestriere, una parte impegnativa, sono a circa 6 km e mezzo dall'arrivo e sto facendo i 15 all'ora, quindi è dura. Infatti sto respirando un po' perché intervistare e pedalare non è facile. Okay, colpa mia. That's my fault. Matteo says, yep, I'm heading up to Sestriere now. I'm on the hard part of the climb. 6.5 kilometers to go. I'm doing 15 kilometers per hour, so you can tell how hard it is. And if you hear me breathing hard, it's because being interviewed and pedaling is not at all easy on this climb. Okay, Matteo, that's a good signal to stop. You've got pedaling to do. The best of luck to you. È un buon momento per lasciarti pedalare. Grazie Matt, mi raccomando, continuiamo a donare, perché l'importante di questo gioco virtuale è quella lì, doniamo. Matteo says, thank you, Matt. And the main thing is keep donating to the Italian Red Cross. That's what this is all about. Claudio Chiappucci, before you were smiling, you're not smiling anymore, but this is your climb. This is Sestriere. How's it going? Claudio, prima sorridevi, non sorridi più, ma questa è la tua salita, quella che finisce a Sestriere. Come ti senti? Come va?
Guarda, stavo pensando proprio un attimo fa che sono su Sestriere e su Sestriere tante volte che l'ho fatta e tante volte l'ho fatta da solo e anche oggi qua sono ancora da solo, quindi figurati, una contemplazione unica e in effetti sto valutando il percorso in base al tornante, guardo la cartina, immagino la discesina, lo strappetto e immagino la folla perché tra un po' entrerò in mezzo alla folla e quindi per me quella sarà l'apoteosi. Comunque vada. Claudio is saying, look, just a second ago, I was thinking to myself, I'm on the climb to Sestriere. I've done this so many times, and so many times I've done it on my own. And today too, I'm on my own. It's a unique moment. I'm imagining in my head the switchbacks, the map of the stage, and also the crowds all around us. The crowds really turned it into the apotheosis of cycling that is. Claudio, I can see you're suffering a lot. What's the gradient at this moment? And what speed are you doing? Qual è la pendenza in questo momento e quale velocità? Perché vedo che soffri. Sono alla parte finale, sì. Sono all'incirca al 10%. Credo di aver passato la parte dell'ultimo paesino, perché vado a memoria, paesino, e poi riprende a salire, quando poi c'è tutta una strada larga e dove c'era tanta gente. Sto andando sui 20, 21, 22, questo è. So I'm on the final part of the climb here. It's 10% as we speak. I've just gone through the final village as I remember it, and then the road turns upward again. It's a long section of road. There are crowds all the way along the side, and I'm doing 20, 21, 22 kilometers an hour. Claudio, how wonderful it is to see you like in the glory days. We'll leave you to pedal now. Claudio, che bello vederti, guarda che stringe i denti. Claudio Capucci nell'ultima parte, in bocca al lupo, ci vedremo al traguardo. La cosa più bella, non far mai cambiare i tempi. Mi sono fermato come allora a Sestriere. Grazie. Beautiful. The best thing of all, says Claudio, is that the time doesn't pass and I'm heading in towards Sestriere now. Andrea Taffi celebrates his birthday by leading through both time checks and finishing the stage 2 minutes and 17 seconds ahead of Ivan Basso and 6 minutes and 17 seconds ahead of Claudio Capucci. Andrea Taffi festeggia il suo compleanno transitando entrambi i controlli del tempo al comando e vince la tappa 2 minuti 17 secondi davanti a Ivan Basso e 6 minuti 17 secondi davanti a Claudio Capucci. And welcome to the talk show. Benvenuti al talk show. My guest tonight, Andrea Taffi, celebrating his birthday and his win today. Claudio Capucci, Mr. Sestriere, celebrating the Sestriere stage of the Giro d'Italia virtual by Enel, and the former Formula One star and motorsport champion Giancarlo Fisichella. I miei ospiti stasera, Andrea Taffi, che celebra il suo compleanno e la vittoria di tappa oggi, Claudio Capucci, Signor Sestriere, che celebra l'arrivo del Giro d'Italia virtual by Enel a Sestriere, e l'ex pilota di Formula 1 e appassionato del ciclismo Giancarlo Fisichella. But before speaking to them, prima di parlare con loro, 10,000 of you have signed up to ride these virtual stages with us so far. If you have a Garmin Edge and interactive rollers, by someone like Tax, download the stage from the website www.garminvirtualride.com. Come and join us. It's absolutely free. 10.000 di voi si sono iscritti per correre con noi fino ad ora. Se avete un Garmin Edge e rolli interattivi tipo Tax, troverete la traccia download da scaricare su www.garminvirtualride.com. È gratis. And why don't we all donate the money we would have spent in Italy on Gran Fondos to the Italian Red Cross at www.retedeldono.it/Giro. E perché non doniamo i soldi che avremmo speso a correre le Gran Fondo
alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Fabio, Andrea, Giancarlo, did you already know each other? Did you follow each other in your heyday? Vi conoscete già? Seguivate le imprese gli uni degli altri? Giancarlo? Sì, allora ciao a tutti, un piacere essere qua con voi. Dopo la tua domanda ho capito insomma se conoscevo già Claudio e Andrea. Innanzitutto auguri ad Andrea perché è il suo compleanno. Grazie. Conosco Andrea sempre tramite una chiacchierata telefonica che ci fu a suo tempo per una premiazione che tu ti eri fatto male, Andrea. Giusto. E abbiamo un amico in comune che è Emiliano Cantagallo di Dipendenze Pericolose, ma non ci conosciamo personalmente, mentre Claudio l'ho conosciuto in un paio di occasioni in alcune non so, partite di beneficenza. Ci siamo incontrati a Pescara dal nostro amico in comune Tonio Liuzzi, che è allo stabilimento Penelope a Mare, quindi insomma un pochino li conosco abbastanza bene. So there, Giancarlo explaining, first of all, hello to everyone. Thank you for having me here. And congratulations on your birthday, Andrea. Yes, Andrea, we've known each other, but only by telephone at a prize presentation. I think Andrea was injured at the time. We have a common friend, although we've never met personally. With Claudio, yes, we have met at another charity gig at Pescara a few years ago. And so, yeah, we sort of knew each other. And Claudio, did you follow Formula One? Was Giancarlo someone whose career you followed? Conoscevi il mondo del Formula 1? Seguivi Giancarlo? Sì, ho visto parecchio della sua attività, ma come diceva lui siamo trovati al di fuori della bicicletta in altri eventi, non solo bici, quindi anche per le partite, soprattutto partite a pallone. Intanto saluto anche volentieri Giancarlo, anche se in maniera virtuale questa volta, ma mi fa sempre piacere comunque. E chissà che magari un giorno ci vediamo anche con la bicicletta, si sa mai, visto che abbiamo fatto fino adesso solo eventi più belli, più facili per divertirsi. E poi ci siamo visti anche con lo Star Team, però abbiamo sempre giocato contro, vero Giancarlo? Vero, confermo, dai. Però ecco, io gioco con Star Team, tu giochi con i piloti, quindi mi piacerebbe un giorno pedalare sia insieme a te sia insieme a Andrea, sarebbe un piacere e un onore. Faremo, ci sarà qualcosa che verrà organizzato, visto i tempi che cambierà un po' tante cose, magari anche la bicicletta sarà un modo comune per ritrovarci, dai. But it sounds like we're putting together a plan here. Claudio says yes. I followed Giancarlo all his career. We've met also outside the back playing football. Me for the cyclist team and Giancarlo for the pilots. So on opposite sides. And I'm delighted to see him here, even if it's virtually. One day perhaps we'll go out and have a bike ride together. Let's organize something. And Andrea. So you have a common friend with Giancarlo. Andrea, un amico comune che ti collega con Giancarlo nel mondo dell'automobilismo. Sì, questo nostro amico che si chiama Emiliano Cantagallo ci ha messo un po' in contatto e quindi è veramente un piacere. E devo dire che a maggior ragione, visto che non ci conosciamo ancora personalmente, ma solo tramite telefono o virtualmente, non vedo l'ora di poter raggiungere la località di Roma dove hanno inaugurato appunto questo autodromo e ciclodromo insieme e poter magari fare una bella pedalata insieme, magari fare un qualcosa di importante lì. Visti i momenti che ci sono, magari lì la prefettura può darci meno diciamo problematiche e potrebbe essere una bella iniziativa per stare tutti insieme, perché no?
Yeah, nice initiative that we could be together going to the new Autodrome Cyclodrome in Rome that has opened. That might be something that we could do in these difficult moments, perhaps with the support of the local prefecture. Yes, Andrea is saying we have a friend, Emiliano Cartagallo, have I understood that right? Cartagallo? Yes. Yep. Who's brought us together, friends. We've spoken by telephone, but yeah, perhaps we can meet in Rome sometime. Now, you talk about Rome. Sport, of course, exists out there in the world, but it also exists in here, doesn't it, in the imagination, especially cycling. What was your imaginary journey like today, Andrea? Lo sport esiste là fuori nel mondo, ma principalmente esiste nell'immaginazione, credo, soprattutto il ciclismo. Com'è stato il tuo viaggio immaginario fino a Sestriere oggi, Andrea? Ma diciamo che è stato non soltanto il viaggio di oggi, ma bensì tutto questo avvicinamento alla tappa di oggi e a quella che ci sarà domenica prossima. Un qualcosa di surreale, però bello, e che mi stimolava, anche perché abbiamo passato 2 mesi in casa e quindi stando sui rulli e pedalando immaginavamo tutto e magari riavvolgevamo tutto il nostro passato, delle vittorie, dei nostri traguardi, delle nostre difficoltà. È stato veramente bello. Quindi oggi per me, in un giorno un po' speciale per quanto mi riguarda, è stata una bellissima Taffy saying, yeah, not just today, but this whole event that's brought us up to today and then finishes next Sunday has been strange. It's been surreal. It's been beautiful. It's been stimulating. Of course, it's after 2 months being effectively locked up at home. So on the rollers, really everything has passed through my mind. My past, my victories, all those finish lines, hard times as well. It's been beautiful. And of course, today's a special day for me. So yeah, it's been a beautiful day. And Claudio Chiappucci, returning to Sestriere, even only in the imagination, was also special for you. Tornare, Claudio, a Sestriere, anche solamente nel mondo dell'immaginazione, è stata una cosa importante per te. Beh, è la prima volta che l'ho vissuto da virtuale, perché alla fine Sestriere lo conosco alla grande, dopo che l'ho fatto sia al Giro che al Tour, ho fatto tutti i versanti, l'ho fatto a cronometro, l'ho fatto in fuga, insomma. Però c'è un aneddoto che raccontavo anche oggi, no? Che praticamente mi sono sempre trovato da solo sulla salita di Sestriere, perché quando ho fatto cronometro ero da solo, quando ero Giro d'Italia ero da solo, al Tour ero da solo ancora da molti più chilometri prima. Quindi questo aneddoto mi è venuto in mente oggi, ripercorrere Sestriere da solo, però in mezzo a tanta gente, a tanta folla, che è una cosa contrastante, no? Io da solo, però tanta folla, tanta gente. Quindi ho vissuto questi momenti perché vengono anche naturali. Una salita che per quanto mi riguarda per il ciclismo ho fatto la storia in quel momento, e quindi la marea di gente che c'era agli ultimi chilometri era impossibile dimenticarla, e oggi mi veniva quasi la pelle d'oca a pensarci. It's my first time to ride it virtually, says Claudio. Sestriere is a place I know through and through. I've ridden both sides. I've been at the Giro, at the Tour. I've been there as a breakaway rider. I've been there during time trials. And the strange thing is, I've always been there alone. At the Giro and at the Tour, I attacked many kilometers beforehand. 200 kilometers beforehand, Claudio. Certo, 200 chilometri ha fatto quella fuga. And I was thinking today, I'm always alone at Sestriere, even if with huge crowds at the side of the road, huge crowds that are unforgettable. But it's a paradox. It's a climb that means history for me, and it's something that's impossible to forget. Giancarlo Fisichella, motorsport is so different, of course, from cycling. Who's got a dog? I can hear a dog. Ah, there's Andrea.
È arrivato il cane di Andrea. On circuits, in theory, you can see everything. And I don't know if that's a good thing or a bad thing. Maybe the imagination works less when you can see everything. What do you think about that? Is visibility necessarily something better? Giancarlo, l'automobilismo è molto diverso dal ciclismo. Sui circuiti, in teoria, tutto si vede e perciò forse l'immaginazione diventa più passiva. Cosa ne pensi? Una maggiore visibilità è necessariamente migliore? Ma guarda, diciamo che sono due cose ben diverse, perché in Formula 1 nelle gare, insomma, di macchine hai poco da pensare, hai pochissimi istanti, pochissimi secondi, a volte decimi, ma a volte anche centesimi per pensare a quello che devi fare. Mentre nella bicicletta hai un po' tutto il tempo che vuoi, un po' la distanza, la velocità che fai, insomma, hai la possibilità di ragionare e prendere delle decisioni diverse. Diciamo che nello stesso momento il battito cardiaco è molto simile a quello della bicicletta, perché in una gara di Formula 1 la media durante la gara, che dura tra un'ora e 40, un'ora e 45, è tra i 170 e i 175 battiti, molto molto alta. Questa è la media. E lo stesso quando stai in bici, insomma, le medie sono altissime e ovviamente a volte si va fuori soglia intorno ai 185, 190 e quindi è veramente difficile ragionare in quei momenti. Però sono, ecco, due sport bellissimi, due sport seguitissimi in tutto il mondo e due sport che, insomma, amo entrambi. Well, Giancarlo Fisichella is saying, look, they're two very different things, Formula One and cycling. In Formula One, there's very little time to think. You have tenths of seconds, maybe hundredths of seconds. On the bike, you're thinking all the time, the distance, the speed. They give you time to think, make your decisions in real time. The heart rate is very similar, actually. Formula One race, average 1 hour 40, 1 hour 45 minutes. Average heart rate, 170 to 175. On the bike, it's same. Sometimes you're going into the red, 185, 190 beats per minute. Very, very hard to think. But there's certainly two beautiful sports, two sports that are very widely followed, and two sports that I love very much. Claudio, Andrea, how's the experience of this Giro d'Italia virtual by Enel been? In all your lives, how many hours of rollers have you done before it? It reminds me of the old days of cycling when you effectively followed it over the radio, and you did follow the sport with your imagination. Claudio, Andrea, come è stata l'esperienza del Giro d'Italia Virtual by Enel? In tutta la vita, quante ore di rulli avete fatto prima? È un po' come i vecchi tempi del ciclismo, no? Quando si seguiva la radio e inventavi il resto con la tua immaginazione. Claudio? Sì, è vero. In effetti il periodo di questo coronavirus che ci ha tenuto obbligati ci ha dato l'opportunità di fare i rulli e conoscere meglio i rulli. Io devo dire che quello che ho fatto di rulli in questo periodo non l'ho mai fatto veramente in tutta la mia carriera, perché non sono mai stato molto abituato a usufruire di quello che è l'allenamento dei rulli, di rado. Poi i rulli di anni addietro non erano niente, neanche un'immaginazione di quelle che sono attuali, quindi anche in realtà pedalare su rulli diventa anche un piacere dopo un po', perché comunque senti la fatica, senti la resistenza, senti dei piaceri che sono paragonabili alla strada. Però ecco, per dire, non corri con gli avversari se non in maniera virtuale li pensi che sono là come te. Io con Andrea ho corso anche in squadra assieme, cioè immagino che aver pedalato a fianco a lui è una cosa, così ero comunque da solo, e pensare che gli altri sono lì pedalano e non li puoi vedere, non sai come stanno andando, non sai cosa stanno facendo, comunque ti dà da pensare e da ragionare. Ma il rullo alla fine ti dà delle emozioni che non pensavo. So
So Claudio is saying, yep, I have to admit, being at home forcibly because of the coronavirus crisis, it's given the opportunity to get to know rollers, get to know their potential, especially these new rollers. I've done more than I had ever before in my career. I never used to use them. Of course, in the old days, rollers were nothing like they are today. It's a pleasure now. I've got to enjoy the fatigue, the resistance, a sensation something like the road. Of course, you're not riding really against your rivals. You're riding against yourself. I've been riding in a team together with Andrea, but even so, you're alone. You don't know what the other riders are doing. But it's given me the chance to have new emotions that I've enjoyed. Andrea, la stessa sensazione per te? Andrea, the same feelings? Ma diciamo che per quanto mi riguarda, io i rulli quando ero professionista ne facevo pochissimo anche perché vivo in una regione molto fortunata per quanto riguarda la temperatura e quindi anche in inverno pochissime volte perdevamo giornate in bicicletta. Quando stavamo più di qualche giorno senza andare in bici, allora il rullo ci dava una mano per non stare proprio del tutto inattivi. Poi per il resto non è che abbiamo fatto, sì, si faceva solamente per il riscaldamento alle cronometro e via discorrendo. Mentre in questi 2 mesi ho scoperto veramente questa disciplina indoor proprio sui rulli e devo dire che sono veramente meravigliato e sorpreso perché grazie a Garmin e a Tax possiamo veramente allenarci nel migliore dei modi e l'ho visto subito andando questi primi 2 o 3 giorni in bicicletta, l'ho sentito subito sulle salite, se uno fa i rulli veramente come devono essere fatti ne sente veramente dei grandissimi benefici. Quindi il prossimo inverno, se sarà un inverno non tanto bello, mi allenerò sui rulli. Se sarà mezzo e mezzo farò un po' i rulli e un po' fuori, perché i rulli non li voglio lasciare perché è stata una bellissima esperienza, mi sono divertito moltissimo. So I'm very happy explaining, to tell the truth, as a pro, I too rode rollers very little. Where I live, the weather tends to be pretty good. And even in the winter, we lose very few days of cycling. So, yeah, okay, if I spent a few days without being able to go out, I'd go on the rollers just in order not to be inactive. And of course, I use them to roll, to warm up before time trials, that sort of things. But in these months, I've really got to appreciate the indoor discipline of riding on rollers. I'm pretty amazed, and I've enjoyed it, thanks to Garmin and to Tax. And what I've found that in the past 2 or 3 days, I've been able to go out on my bike and on the climbs, having trained on rollers, you really feel the benefit. So next winter, if the weather's not good, yeah, I'll maybe do half on the rollers, half on the bike for a month and a half, and that could be a plan. Giancarlo Fisichella, you're racing saloon cars now. How are you staying in shape during the lockdown? Come ti mantieni in forma, Giancarlo, durante il lockdown? Ma io, a differenza di Andrea, di Claudio e di tanti altri ciclisti, non ho fatto rulli, sono un po' allenato a corpo libero e sono entrato in questo nuovo mondo del virtuale con un simulatore. Tra l'altro tra un'ora farò una gara virtuale molto divertente. Ho ricevuto finalmente un simulatore semiprofessionale dove mi sto ambientando sempre di più. Ci devi perdere molto tempo, cominciare a fare il setup, prendere confidenza, quindi è abbastanza reale. E in questo periodo moltissimi piloti di Formula 1 si sono tenuti allenati in questa maniera e devo dire che è stato divertente e anche producente per mantenersi in forma fisicamente ma anche mentalmente.
So Giancarlo physically explaining, unlike Andrea and Claudio and the cyclists, I haven't really done rollers at all. I've been doing gym work, using body weight and so on, and I've joined the new virtual world with a simulator. And in half an hour, I've got a virtual race, so I can't spend too long here with you. But I've got, yes, a semi-pro trainer. It takes a bit of time to set up and get confident with it, but the effect is very real. And many Formula One pilots are training this way during the lockdown. It's fun, it's useful, and I'm looking forward to doing that. And Giancarlo, cycling is a passion for you, and you rode the first Giro E, didn't you, on an e-bike? How was that? Hai partecipato al Giro E nella prima edizione. Come è stata? No, sinceramente no, è in previsione che io partecipi a una o più tappe al prossimo Giro, sperando che si faccia con, ovviamente con la bici elettrica. Mi piacerebbe moltissimo, ero entrato in un momento di forma in bicicletta abbastanza importante, poi questi 2 mesi lunghi di lockdown mi hanno un po' fatto scendere il tono muscolare, però adesso ecco, sto riprendendo, sono uscito l'altro ieri, penso di uscire o domani o sabato e di ricominciarmi ad allenare per cercare di fare qualche tappa del Giro. So there, my mistake, in fact. Giancarlo is intending, hopes to do several stages at the next Giro E. Is looking forward to that. He says, yeah, I had some pretty good form on the bike, but then, of course, in these 2 months, I'd lost it. I'd lost a bit of muscle tone. But I was out on the bike a couple of days ago. I'm hoping to go out maybe tomorrow or Saturday, start training again, and then that is something that we can look forward to. Now, I think we're being told to wind up, and Giancarlo has to go away because he's got a race coming up. But I'd just like to say to everyone out there, join us again, won't you, on Saturday and Sunday for the final stage of the Giro d'Italia virtual by Enel. Do go to garminvirtualride.com and join us. Please make a contribution to the Italian Red Cross if you can. It all helps. Torniamo in fine settimana con l'ultima tappa del Giro d'Italia Virtual by Enel. Andate su www.garminvirtualride.com e unitevi a noi e per favore effettuate la vostra donazione alla Croce Rossa Italiana su www.retededono.it/Giro. Grazie, thank you, Andrea, Claudio, Giancarlo. Grazie. Happy birthday ancora una volta, Andrea. Ciao. Thank you. Auguri Tafone. Grazie Claudio. Grazie. Da tutti noi, a tutti voi, from all of us to all of you. Mia moglie, tutti. Goodbye. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao. E ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao. Ciao.